Io rappresento la categoria dei papà e siccome è la festa del papà non possono mancare assolutamente le zeppole. E parliamo di zeppole calibro 60, una botta. Acqua 160 ml, farina 160 g, burro 100 g, poco sale, vaniglia, 5 uova intere. La farina deve essere quella 00, la più normale che esiste, niente Manitoba, niente farine strane, normalissima. Allora, in una pentola comoda, 160 ml di acqua fredda, 100 g di burro e andiamo sul fornello. È un impasto davvero facile, mettiamo sul fuoco, appena l'acqua bolle ci mettiamo tutto in un colpo, i 160 g di farina. Ripento la pentola con l'acqua e il burro freddi direttamente sul fornello, appena l'acqua comincia a bollire dentro tutti i 160 g di farina in un colpo. La lavoriamo per un minuto, guardate bene come sto facendo, prima era un po' sbriciolata, un po' grumolosa, piano piano lavorandola in un minuto o poco più comunque diventerà un impasto più omogeneo, più liscio e una specie di palla, tenderà a stare insieme, non si attaccherà più né alla pentola né al cucchiaio, quindi la tiriamo via dal fuoco e la lavoriamo ancora qualche secondo. Impasto molto semplice, come vi dicevo, un minuto davvero, via dal fuoco. Andiamo sul tavolo un'altra volta, la allarghiamo un pochino. Ricordatevi di accendere il forno a 190 gradi perché quando è pronto l'impasto dobbiamo essere pronti con il forno. Un pizzico di sale fine, dell'aroma di vaniglia. Io metto il mio estratto, vi metto dopo la ricetta su come ho fatto il mio estratto di vaniglia. Appena sarà un pochino meno bollente il nostro impasto, non freddo, diciamo meno caldo, ci mettiamo dentro un uovo intero alla volta. Passateli prima in un bicchiere o in un piattino per vedere che non ci sia dentro qualche guscio nell'uovo. Bisogna incorporarli uno alla volta, quindi io vi ricordo 5 uova, uno alla volta, li mettiamo dentro interi. Come il primo uovo sarà incorporato dal nostro impasto farà un po' fatica all'inizio, ma poi piano piano, man mano che le uova avanzano, aumentano, sarà sempre più facile. Dentro il secondo, perché abbiamo aspettato un attimino? Perché se mettiamo dentro subito l'uovo nell'impasto bollente facciamo la frittata e questo noi non lo vogliamo. Dentro il terzo, dentro il quarto, vedete, man mano che si va avanti a mettere le uova, ad aggiungere le uova e ad incorporarle, l'impasto sarà molto più appiccicoso, più morbido e farà meno fatica ad assorbere le uova. Siamo pronti. Sacco a poche, bocchetta abbastanza larga, 1 centimetro di diametro, rigata. Ecco, riempire la mutanda qui è un lavoro che non piace fare a nessuno. Potete aiutarvi con un bicchiere mettendo il sacchetto dentro il bicchiere e riempiendo dall'alto. Ora guardate bene come si fanno le zeppole. Allora, io ho voluto farle grandi e quindi le ho fatte grandi, circa 6 cm di diametro. 2 giri, finito un giro, avanti il secondo fino al punto dove abbiamo iniziato. Tacchete! Pronta la zeppola, se volete farle più piccole fatele più piccole, comunque questa è già diciamo la misura massima che consente di tenere sulla crema, più grandi di così non ci sta la crema, ho voluto esagerare. Vedete, il primo giro, inizio il secondo, vado avanti, tac, mi fermo dove ho iniziato il primo giro. Ecco qua, state un po' larghi perché sennò vi si attaccano una a quell'altra, piuttosto se non ci state fate 2 teglie, cuocete prima una poi l'altro. Dentro il forno già caldo, mi raccomando, 190 gradi, 25 minuti, tempo e temperatura sono perfetti, forno ventilato. Prepariamo la crema pasticcera, la versione furba, la versione quella veloce che abbiamo già visto in passato, comunque se cercate la ricetta sul mio canale la trovate, ma rifacciamola velocemente. Tutto a freddo, mezzo litro di latte, 40 g di amido di mais, ovvero la maizena, 2 rossi d'uovo, 40 o 50 g di zucchero, essenza di vaniglia. Se volete ci potete mettere anche una scorza di limone o di arancia, io non l'ho messa perché non mi piace. Tutto a freddo, vi ricordo, mettiamo dentro tutto quanto, gli diamo una bella girata con la frusta, state tranquilli che non fa i grumi neanche se fate apposta a farle, poi accendiamo il fuoco. Ecco, da questo momento in avanti bisogna continuare a girare, ci metterà circa 3 minuti, bisogna continuare a girare senza fermarsi un attimo, andando in tutte le direzioni, coprendo bene tutto il fondo della pentola. Dopo circa 3 minuti
improvvisamente, abbastanza improvvisamente, sentirete la frusta che comincerà a fare un po' di resistenza, vuol dire che sta andando insieme. Attenzione quindi, sollevate leggermente la pentola, appena diventa un po' denso via dal fuoco e continuate a girare ancora per 30-40 secondi, perché altrimenti il fondo della pentola, che è caldo, vi cuoce la parte sotto della crema e noi questo non lo vogliamo. Girate ancora qualche secondo, vedete com'è bella, liscia e perfetta, senza tante storie. Abbiamo fatto una crema spettacolare. Nel frattempo le nostre ciambelline stanno cucinando, guardate che belle, si sono alzate tantissimo, colore perfetto, consistenza perfetti. Come dicevo, io ho esagerato un po' con le misure, le potete fare anche diametro 3, diametro 4, però insomma, zeppolone, festa del papà, meglio esagerare. Sono pronte, guardate che belle, non sono meravigliose, perfette, senza friggere. La ricetta delle fritte le vediamo la prossima volta. Ovviamente mi hanno beccato ad assaggiare la crema. Pronte, adesso controlliamo bene che siano leggere, devono essere leggere, per questo le ho fatte al forno, perché vengono anche più leggere. Controllo sotto che non siano bruciate o troppo cotte, sono perfette, vanno benissimo. Bisogna lasciarle raffreddare bene, ricordatevi, questa cosa è importante, perché se sono calde loro o se è calda la crema, e dopo la crema non tiene la forma, si va nel buco, mentre invece se è tutto freddo, molto bene, molto freddo, starà su tutto benissimo. Quindi abbiamo le zeppole fredde, abbiamo la crema fredda, quindi andiamo a riprendere il sacco a poche, anche se non vi piace, insomma, potete usare il cucchiaio, però con il sacco a poche viene più bello, e riempiamo. Attenzione, guardate come faccio a riempire. Se non volete che la crema vi vada tutta nel buco, fate prima un giro sopra, proprio sopra, e poi dopo stringete così i cerchi di crema sosterranno se stessi, starà su da sola. Poi se va un po' nel buco tanto meglio, trovate la sorpresa. Ecco, sono favolose. Ora me le sistemo bene in un piatto, perché insomma sono già belle fredde, quindi sono pronte da servire. Come si dice, la ciliegina sulla torta. In questo caso sono amarene sciroppate, magari tiratele fuori qualche minuto prima dalla scatoletta, dal vasetto, così non lasceranno troppo succo sopra le zeppole. Se poi vi piace, a lei, succo a volontà. È una bella, indispensabile, assolutamente necessaria spolverata di zucchero a velo, ovunque, senza badare a spese, abbondante. Spero che proviate a fare questa ricetta facilissima per fare le zeppole per la festa del papà, ma va bene tutto l'anno. Vi aspetto qui sotto in descrizione, dove ci sono tante cose molto interessanti e tutte gratis per voi. Venite a trovarmi. Un carissimo saluto da Gabriele.